Ciao ragazzi, sono Riccardo e bentornati in un nuovo unboxing di Uramariki Professione Nerd. Quest'oggi ci allontaneremo un po' dall'analizzare i classici modellini come quelli che abbiamo visto nelle precedenti video recensioni per iniziare ad esplorare il gigantesco mondo dei Funko Pop. Dunque, per chi non li colleziona, ma in realtà è un prodotto che ormai conoscono più o meno tutti, i Funko Pop sono una tipologia di prodotto abbastanza low cost. Dico abbastanza perché poi alcuni pezzi in realtà, soprattutto con il tempo, aumentano di valore e quindi diventano più rari e di conseguenza più cari. Però in generale il prezzo medio di un Funko Pop si attesta sui 15 euro circa. Questo è molto positivo anche perché Funko realizza personaggi praticamente di ogni serie TV, anime, manga, film che ci può venire in mente, e questo è sicuramente un grosso punto di forza di questa linea. Io devo dire che ne ho circa una ventina, grosso modo. Qui di lato ne potete vedere alcuni. C'è ad esempio il Funko di Alphonse Harris, c'è il Funko di Malocchio Moody, quello di Joker tratto dal film Batman 1989, quello di Betty Boop e così via. Quindi appunto è un prodotto veramente molto variegato e io personalmente lo consiglio a chi sta cercando magari un personaggio nello specifico ma non ha un budget molto elevato da spendere. Nello specifico quest'oggi andremo ad analizzare due Funko di Lola Bunny e Silvestro con Titti dal nuovo film in uscita proprio oggi nelle sale italiane, Space Jam: A New Legacy, o meglio il titolo originale era A New Legacy, ma qui in Italia e in altri paesi viene distribuito con il nome di Space Jam: New Legends. Su questo film sono piovute una serie di polemiche ancora prima dell'uscita, che non riguardano la trama del film in realtà, bensì alcuni personaggi del film. Ad esempio, Speedy Gonzales è stato accusato di incarnare lo stereotipo del messicano medio, oppure il personaggio di Pepe Le Pew, la puzzola, è stato completamente tagliato fuori dalla scrittura del copione in quanto è stato accusato di inneggiare alla cultura dello stupro. Un discorso simile riguarda anche il personaggio di Lola Bunny, che invece è presente in questo film, ma tuttavia è stato ricaratterizzato in un modo molto diverso rispetto al concept originale che abbiamo visto nel primo film di Space Jam. In questo caso infatti a Lola Bunny sono state tolte tutte le curve, quindi a livello di seno e fianchi, che avevamo potuto apprezzare nel primo film, e invece è stato reso un personaggio più androgino. La motivazione che è stata data è che Lola Bunny sarà il secondo giocatore più forte della squadra dopo LeBron James. Come sappiamo, LeBron James in questo film sostituisce Michael Jordan, che era invece presente nel primo film di Space Jam. Secondo i realizzatori di questo film, il fatto di dare un aspetto più femminile al personaggio avrebbe fatto venir meno la sua bravura. Ora, io non voglio assolutamente addentrarmi in queste polemiche, perché questo è un canale che in realtà vuole far ridere, vuole mostrare dei prodotti ma sempre in termini gioiosi. Mi limiterò soltanto a dire che secondo me il politically correct portato all'estremo non va mai bene, ma chiaramente come nessun estremismo. Detto ciò, al netto delle polemiche, sono comunque super curioso di poterlo andare a vedere nei cinema e di conoscere anche la vostra opinione sulla trama di questo film. Ora vi faccio soltanto vedere brevemente le due scatole con i Funko, che poi andremo ad analizzare tra poco e che in ogni caso abbiamo già visto nel video haul precedente, per cui se non lo avete guardato e siete delle brutte persone, lasciate che ve lo dica, no, sto scherzando, però se non l'avete visto vi consiglio di andarlo ovviamente a recuperare, perché ci sono gli acquisti che ho fatto nei mesi di luglio e agosto e anche i miei regali di compleanno. Ecco, queste sono le scatole. Adesso andiamo a fare l'unboxing e poi, come sempre, ci ritroviamo al termine del video per i saluti finali e per ricordarvi, ormai ve lo dico, ve lo ripeto, sono uno strazio, lo so, però è molto importante, per ricordarvi di seguirmi sui miei canali social. A tra poco!
Iniziamo analizzando come sempre le box in tutti i 4 lati che le compongono. Partiamo dal fronte dove possiamo trovare il logo Funko Pop, il logo del film da cui sono tratti, quindi Space Jam e New Legacy, e il numero di serie del singolo modellino, quindi 1061 per Lola Bunny, 1087 per Silvestro e Titti, e possiamo trovare anche il prezzo, 14,80 €. Uno dei 2 lati dove avremo la preview dei personaggi, il retro dove come sempre per i Funko Pop troveremo l'intera linea. Ho potuto notare che nel caso di Lola Bunny per la stessa linea davano soltanto altri 3 personaggi, quindi LeBron James, Bugs Bunny e Daffy Duck, mentre se possiamo notare nella scatola di Silvestro e Titti c'è un set molto più ampio. Questo mi fa pensare che i personaggi, ad esempio come Marvin il Marziano e tutti quelli della squadra avversaria, oltre che Silvestro e Titti stessi, siano stati aggiunti in un secondo momento. Nell'altro lato troveremo la parte di plastica trasparente da cui possiamo comunque vedere dentro la box e il nome del personaggio. Ma andiamo adesso a tirare fuori questi bellissimi Funko Pop dalla loro scatola. Ecco come appaiono i 3 personaggi fuori dalla box. Devo dire che sono realizzati veramente molto bene, sono molto fedeli a come sono stati disegnati in questo film. Mi colpisce veramente molto la realizzazione di Lola Bunny, che è curata nei minimi dettagli, ad esempio la scritta Toon Squad, ma che poi si può notare ancora più in piccolo in Titti, non è per nulla sbavata nonostante sia realizzata veramente con un carattere molto piccolo, quindi effettivamente sono stati molto bravi in questo caso a realizzare i personaggi. E effettivamente Lola dei 3 è quella che preferisco, ma è sempre stato uno dei miei personaggi preferiti della Warner Bros. Fin appunto dai tempi del primo film di Space Jam. Mi è piaciuto molto il fatto che agli occhi di Silvestro sia stata data una colorazione bianca anziché la classica colorazione nera che prevederebbe gli occhi dei fan, perché effettivamente in quel caso non avrebbero risaltato rispetto alla parte superiore del muso che è anch'essa nera. Se vi state chiedendo come faccia Titti a rimanere in piedi, molto semplicemente nella palla da canestro su cui lui si trova seduto è stato dato un fondo piatto anziché un fondo sferico, e questo permette di poter stare in piedi senza bisogno di un'ulteriore basetta. Andiamo a vedere anche gli altri lati del personaggio. Guardate anche il codino di Lola Bunny, è veramente bellissimo, è molto tenero, molto kawaii, quindi effettivamente anche quello è stato realizzato molto bene. Ora vediamo gli altri lati di Silvestro. E infine Titti. Ecco, quindi in conclusione, se siete fan dei personaggi dei Looney Tunes e dei film del franchising di Space Jam, vi consiglio assolutamente di accaparrarvi questi pezzi, perché presumo che col tempo diventeranno anch'essi molto rari. Ed eccoci di nuovo insieme dopo l'unboxing. Dunque, se vi è piaciuto il video, vi chiedo come sempre di mettere un bel pollicione in su, di iscrivervi al mio canale e attivare la campanella, e vi chiedo inoltre di condividere il mio video sui vostri canali social. Vi chiedo inoltre di seguirmi sulle mie pagine Instagram e Facebook, mi potete trovare chiaramente con lo stesso nome con cui mi trovate qui su YouTube, quindi Uramariki Professione Nerd. Detto questo, ho concluso. Vado a guardare chiaramente il film di Space Jam, che ripeto è in uscita oggi, e mentre attendo i vostri commenti riguardo al mio unboxing ma anche al film, vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!